qui è verbo. Verbo, in principio era il verbo. Verbo come il verbo essere, quelli lì? No, anzi non così. Ecco. Non così. Ecco. Ma Perché? perché si usa questo termine verbo? Bah, perché non se ne viene ad una sostanzialmente, quindi invece di tradurre erroneamente la parola, che si traduce con una frase che in italiano di per sé non ha senso, perché in principio era il verbo, non è una frase che abbia senso in italiano, ma dire in principio era la parola sarebbe una traduzione sbagliata, quindi hanno preferito una traduzione insensata a una traduzione sbagliata. Perché la parola non è giusto? Perché traduce una parola che in greco non c'entra con la parola, il significato che ha in italiano, perché in greco c'è logos, Sì. che vuol dire anche parola, però in realtà è parola nel senso del versante del significato, quindi è il messaggio, è la comunicazione, potremmo dire. Sì. Perché in greco ci sono due parole per indicare la parola, una è logos e l'altro è rema. Rema è la parola in quanto pronunciata, in quanto espressione. Quindi cane è un rema. Cane, cane è un onoma, cioè un nome. Rema traduce il verbo in senso grammaticale, però. Quindi in questo senso verbo sarebbe un'espressione più adatta se in greco ci fosse rema. Quindi mangiare, dormire, Esatto. andare. Però è nel senso della parola in senso concreto. Sì. Insomma, logos significa di per sé il significato, però poi nella tradizione filosofica prende il senso di ragione ultima delle cose, di significato ultimo delle cose e si incrocia con un'altra parola ebraica che in realtà non c'entra niente con tutto questo, non c'entra con l'espressione verbale, ma che viene ad assumere il senso di significato ultimo, di ragione ultima delle cose, che è la parola chokhmah, che significa... Non lo ripeto neanche se mi paghi. significa sapienza. Sapienza. È la sapienza. La sapienza che si dice quando dice la sapienza, ero sul trono accanto a Dio. Esatto, che in greco è tradotta con Sofia, però c'entra anche con logos a causa di una certa mediazione filosofica che non stiamo a spiegare troppo. Giovanni aveva studiato tutta quella roba lì? Ma probabilmente sì, comunque erano nozioni che correvano all'epoca, c'era la filosofia di Filone comunque che aveva molto a che fare. Quindi che cosa significa? Qui praticamente il Vangelo di Giovanni sta dicendo una cosa, sta dicendo che il verbo, cioè la ragione ultima delle cose, l'espressione ultima di Dio, che è presso Dio e che è Dio, diventa uomo. Sì. No, evidentemente è un concetto totalmente innovativo, anche perché è un concetto che esprime qualcosa di totalmente innovativo. No? E per cui la lingua viene come piegata ad esprimere qualcosa di inaudito. Sì. Ecco perché... Dicevi che in ebraico si dice invece dva o qualcosa Davar è la parola, sì. E anche qui è la parola pronunciata, però anche qui è interessante perché probabilmente c'è anche questa armonica dietro, perché la parola davar in ebraico ha due significati, quello di parola e quello di fatto, di cosa, sì. Di avvenimento. Hadevarim sono i fatti. I fatti del giorno potrebbero anche essere gli avvenimenti del giorno. Sì. Dopo questi fatti si dice in ebraico achare hadevarim, dopo queste parole sarebbe. Quindi diciamo, da un lato in ebraico non c'è una grande distinzione fra il concetto di parola e il concetto di avvenimento. Sì. Dall'altro il greco distingue la parola come ragione e la parola come espressione, dall'altro tutto questo non è ancora sufficiente per esprimere che la parola si fa carne, la ragione si fa carne, la sapienza di Dio si fa carne e dunque la lingua viene ad esplodere che non è capace di esprimere un mistero così grande. Per cui a mio avviso è molto preferibile dire in principio era il verbo che tradurre questa frase, che è un'espressione italiana dove evidentemente la parola verbo è utilizzata in un significato che non è quello consueto, certo. Piuttosto che dire in principio era la parola
che sconfina pericolosamente nell'affermazione in principio era la chiacchiera, in principio era il discorso, il bla bla bla.